video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico smanicato che io ho deciso di chiamare bambù. Per poterlo realizzare io ho utilizzato due filati che sono lo zaffiro e alice. Alice, lo sapete, è una microfibra, zaffiro invece è un misto lana e acrilico, quindi è una creazione perfetta per l'autunno ma anche in inverno. Io questa voglio usarla con sopra delle camicie in autunno e invece con sotto dei lupetti, scusatemi, con sotto delle camicie e invece con sotto un lupetto per quanto riguarda invece nelle giornate più fredde come l'inverno. Voglio farvi vedere anche altre combinazioni colori che potete fare con questi due fantastici filati. Guardate qui, potete unire lo zaffiro con l'alice che è bellissimo di questa tonalità, oppure se vogliamo staccare possiamo usare questo zaffiro che è il numero 5004 con il numero 17 di alice. Stacca, ma mi piace tantissimo il modo in cui stacca. Oppure, sempre rimanendo tono su tono, potete utilizzare lo zaffiro sfumato con il grigio e il bianco scuro e alice invece tutto grigio. Guardate qui che meraviglia. Come sempre di entrambi i filati comunque ci sono anche altri colori, quindi io in descrizione nell'info box vi lascio il link al mio sito che vi porta sia al zaffiro che allo zaffiro stampato che all'alice. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho sempre lavorato con un 104,5 e ho utilizzato 3 gomitoli di zaffiro, 3 gomitoli di alice. Taglia M dovete prendere 4 gomitoli di zaffiro e 4 gomitoli di alice. Stessa cosa per una taglia L. Mi raccomando però, se volete fare la maglia più larga o più lunga, vabbè che a me già comunque questo smanicato è molto largo, però aumentate di un gomitolo per entrambi i filati, mentre se volete fare solamente le maniche in quel caso aumentate di un gomitolo solamente per quanto riguarda la parte sopra, quindi l'alice. Come vi dicevo, questa lavorazione è semplicissima perché sono due pannelli che vanno cuciti insieme. Queste sono le mattonelle, io ne ho fatte 4, la taglia L, M ne deve fare 5, la taglia L invece ne deve fare 6. Questa per averle, come vi ho detto, bella larga. Anche però se siete una taglia intermedia tra la M e la L, mi raccomando, secondo me anche fare solo 5 mattonelle vanno più che bene, perché ogni mattonella comunque misura circa 13 cm. Un'altra cosa che vi devo dire è che naturalmente una volta fatto le mattonelle io poi sono andata a lavorare la parte di sopra con l'alice con 2 giri che vanno sempre ripetuti. Una volta fatti i 2 pannelli li sono andati a cucire ad altezza spalle e lateralmente, lasciando però libero qui, come potete vedere, le mattonelle. Ho solo cucito in questa maniera di lato, lasciando quindi questo smanicato più libero, in modo che sotto, anche se metto una camicia di quelle un po' più larghe, non fa difetto. Potete fare anche la maglia più lunga rispetto a me, perché cioè lo smanicato più lungo, perché la chiamo maglia, comunque è lo smanicato più lungo perché io l'ho fatto più corto rispetto alle maglie che faccio solitamente, perché come potete vedere lo voglio indossare anche sopra delle gonne, questa è un momento una gonna a vita alta, e quindi anche dei pantaloni a vita alta, appunto con una camicia bella che scende. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio o Sfilati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio, a cui non so se farò delle maniche, però per adesso chiamiamolo poncio o smanicato, all'inizio video voi avrete già visto la creazione terminata, quindi saprete già che cosa ho combinato. Comunque noi lavoreremo 2 filati, lo zaffiro e l'alice. Con lo zaffiro, che è questo sfumato, realizzeremo le mattonelle sotto, perché questa creazione sarà fatta da 2 pannelli dove ci saranno una striscia di mattonelle sotto e la lavorazione sopra. Quindi le mattonelle lo faremo con il filato sfumato, mentre la lavorazione sopra lo faremo col tinto unito, ossia con l'alice. I colori che ho scelto io sono questi 2 che mi piacciono tantissimo, ma qui vedete anche altre abbinazioni colori che trovate disponibili sul sito. A mio parere, per chi ama il lilla, il viola, questo è bellissimo, ma io adoro anche questo, che trovo una combinazione molto romantica. Oppure andiamo su un classico che si può sempre abbinare come questi. Allora io adesso vi faccio vedere la mattonella che ho già fatto,
per fare un campione. Non vi preoccupate se vedete che la lavorazione fa un po' di onde, perché poi le mattonelle vanno comunque un po' lavate oppure comunque sistemate. Io tendo, prima di cucirle, a fare una piccola col panno ci passo sopra il ferro caldo senza vapore, in modo appunto da appiattirla. Quindi non vi preoccupate se la lavorazione viene un po' ondulata. Vedete, a me è un po' ondulata, ancora devo passare il ferro, però comunque si mantiene dritta. Questa è la mattonella che andremo a fare, che adesso vi spiego. Come potete vedere, quindi l'ho fatta con il nostro filato sfumato e lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. quindi andiamo a vedere come si fa appunto la mattonella. In un anello magico vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi scusate, mi sono persa, anello magico, ok. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Devo andare a fare un totale di 16 maglie alte separate da una catenella, quindi adesso continuo fino ad ottenere 16 maglie alte separate da una catenella. Allora, ho terminato le nostre 16 maglie alte, ho tirato già l'anello magico per chiuderlo, e poi per chiudere la lavorazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto entro nella maglia bassa e entro nell'archetto formato dalla maglia bassa e tiro il filo, rientro, prendo il filo, riesco, rientro, riprendo il filo, riesco, chiudo tutti i fili sul mio uncinetto, quindi ho fatto il punto nocciolina, e poi vado a fare 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo, rifaccio da capo, prendo il filo ed esco per una volta, prendo il filo ed esco la seconda volta, prendo il filo ed esco per la terza volta, vado a chiudere tutti i fili sull'uncinetto e poi vado a fare 2 catenelle e ripeto questo per tutto il giro. Quindi entro in ogni archetto, tiro il filo per 3 volte, li chiudo e vado a fare 2 catenelle, prendo il filo 3 volte, chiudo e vado a fare 2 catenelle. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il terzo giro. Ho terminato di realizzare le mie noccioline e adesso andiamo a fare il terzo giro. Per fare il terzo giro ho fatto una catenella, entro nella nocciolina iniziale e vado a fare una maglia bassa, e adesso iniziamo a fare il terzo giro. Rientro dentro, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, prendo il filo e vado a fare il mio secondo angolo, perché qui abbiamo iniziato a fare un angolo, quindi entro e vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, 2 catenelle, rientro, 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ho fatto quindi i miei 2 archetti di maglie basse, scusate, i miei 2 archetti, e quindi vado a fare di nuovo l'angolo, entro e vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 4, 2 catenelle, rientro, 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
e vado a fare il mio ultimo angolo, quindi entro dentro e di nuovo 4 maglie alte, 2, 3, 4, 2 catenelle, rientro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Vedete, fa un po' di onde, ma è normale, come vi ho detto. Vado a terminare il giro andando nell'archetto iniziale e andando a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, una catenella, e andiamo a chiudere il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. A questo punto possiamo andare a fare il nostro quarto giro. Di nuovo entro dentro e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, per un totale quindi di 4 maglie alte. Vado nell'archetto di 3 catenelle, di nuovo realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Archetto successivo, di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Archetto successivo, mi ritrovo dove ho il mio angolo e quindi di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, rientro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e si ricomincia da capo. 4 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 4 maglie alte nell'archetto successivo, 1, 2, 3, 4. Sono di nuovo nell'angolo e quindi vado a fare il mio angolo. 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia. Quindi devo andare a fare questo per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quinto e ultimo giro. Ricordatevi sempre che dovete andare a fare 4 maglie alte in ogni archetto e tranne negli angoli dovete fare l'altro angolo, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Allora, sto per terminare il mio quarto giro, devo andare nel primo archetto di inizio giro e fare le mie ultime 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 3, 4, una catenella, vado a chiudere il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. A questo punto dobbiamo fare il nostro ultimo giro, quindi con una maglia bassa rientro nell'archetto, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, che sono sempre il nostro mezzo angolo. Adesso vado tra i due gruppi di 4 maglie alte, realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Vado tra i due gruppi di 4 maglie successive, di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Vado tra i due gruppi di 4 maglie successive, di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto del ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi il mio angolo, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle, rientro 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e
e si ricomincia. Vado tra i due gruppi di 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte, 1 2 3 4. Vado tra i due gruppi successivi e di nuovo 4 maglie alte, 1 2 3 4. Vado tra i due gruppi successivi e di nuovo 4 maglie alte, 1 2 3 4. Vado nel mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo 4 maglie alte, 2 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il quinto giro, quindi tra i due gruppi di 4 maglie alte vado a fare le mie 4 maglie alte per avere a ogni lato 3 gruppi di 4 maglie alte il nostro angolo. Continuo a farlo, vi faccio vedere poi come terminare il nostro ultimo giro. Sto terminando il giro, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare le mie ultime 4 maglie alte. Questa volta 2 catenelle, entro dove ho la terza maglia alta, la terza catenella, e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto devo tagliare il filo e ho finito la mia mattonella. Ne devo andare a fare delle altre, quindi vedete ogni mattonella sarà vicino all'altra mattonella. Scusate, ecco così. Io adesso continuerò a fare le mattonelle, vi farò sapere quante ne ho fatte e naturalmente le dovremo cucire assieme lateralmente, quindi cucire questa parte con quest'altra parte. Quindi io vi dirò alla fine quante mattonelle sono andata a fare e poi come vediamo quante ne dovete fare per la taglia più grande e come continuare la lavorazione. Dunque io ho terminato le mattonelle e ne ho fatte un totale di 4, ogni mattonella è 13 cm, quindi io mi sono ritrovata con 52 cm di larghezza, che per me va benissimo perché sapete che io di larghezza solitamente arrivo massimo a un 44 perché appunto sono un 84 di circonferenza fianchi, quindi va benissimo perché viene bella larga. A questo quindi passiamo a lavorare il sopra e lavorerò sempre con uncinetto del 4,5, solo che andiamo a lavorare con il nostro filato alice e iniziamo facendo il nostro primo giro. Mi aggancio qui dove ho l'angolo nella catenella e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro dentro comunque al foro e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Vado tra i gruppi di 4 maglie alte, vado a fare le mie 4 maglie, quindi 1 2 3 4 e di nuovo vado tra i gruppi di 4 maglie alte e vado a fare 4 maglie alte, 2 3 4. Gruppo successivo di nuovo 4 maglie alte tra i gruppi di 4 maglie alte. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino a terminare il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come passare poi a lavorare naturalmente il secondo giro, perché i giri da fare sono 2. Quando ci troviamo qui nella cucitura, scusatemi, finisco di fare le 4 maglie alte. Dicevo, quando ci troviamo qui nella cucitura, vado dove ho la cucitura e vado a fare le mie 4 maglie alte, 2 3 e 4. Quindi continuo a lavorare così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il giro, quindi entro nell'archetto dove ho l'angolo, in realtà vado a fare 2 maglie alte e poi entro nella catenella e vado a fare la mia maglia alta. Per
perché non riesco a fare la maglietta. Ah, ecco, prendo anche un po' il filo così poi lo nascondo meglio. Perfetto, abbiamo finito quindi il primo giro, possiamo iniziare a fare il secondo giro e facendo il secondo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado tra il gruppo di 3 maglie alte e di 4 e vado a fare 4 maglie alte. 3, 4 e di nuovo vado tra i due gruppi successivi, vado a fare 4 maglie alte. Vado di nuovo nella parte tra le due maglie tra i due gruppi successivi e di nuovo vado a fare 4 maglie alte. E continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi di nuovo a fare il primo giro. Ricordatevi quindi che tra i due gruppi di 4 maglie alte dobbiamo andare a fare i nostri gruppi di 4 maglie alte. Sto terminando il secondo giro, ho fatto il gruppo di 4 maglie alte, vado nella terza maglia alta iniziale, cioè finale, scusatemi, e vado a fare la mia maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Nel ripetere di nuovo il primo giro andiamo a fare 3 catenelle, entriamo dentro tra la maglia alta e le 4 maglie alte, andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 e poi si continua a fare invece 4 maglie alte tra i due gruppi di 4 maglie alte. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza desiderata della lavorazione. Mi raccomando, quando finite il primo giro qui va sempre fatto tra le 4 maglie alte e la maglia alta 2 maglie alte e poi una maglia alta sopra la maglia alta. Ho finito il primo pannello, ho ripetuto i due giri per 14 volte e poi nuovamente il primo giro, e come lunghezza, per essere quello che ho intenzione di fare io, va più che bene. Naturalmente se voi volete fare una maglia più che un poncio maglia dovete fare qualche giro in più per averla più lunga. Io ho deciso, appunto, ripeto, che ho ripetuto i due giri per 18 volte e poi nuovamente il primo giro. Adesso andrò a fare anche il secondo pannello. Ecco qui il secondo pannello, ho ripetuto lo stesso numero di giri e adesso devo andarli a cucire tra di loro. Cucirò dall'esterno verso l'interno e vi farò sapere quanti centimetri sono andata a cucire, e cucirò anche lateralmente, però vorrei cucire partendo lasciando libere le mattonelle e cucire qui invece di cucire fino in fondo, in modo da avere la lavorazione più morbida addosso. Quindi naturalmente adesso andrò a cucire e vi dirò per bene quanto sono andata a cucire sulle spalle lateralmente. Allora, ho cucito i pannelli sulle spalle, sono andata a cucire per 12 centimetri, lateralmente, come vi ho detto, ho lasciato libere le mattonelle, sono andata a cucire da sopra la mattonella e ho lasciato liberi circa 16 centimetri. Taglia M lasciate 17, taglia L lasciate 18. Ho deciso di non fare le maniche, ma lo lascio così come uno smanicato. L'unica cosa che ho fatto, sono andata a rifinire il collo con un giro di maglie basse riutilizzando lo zaffiro stampato, quindi per richiamare comunque le mattonelle di sotto. Voi se volete potete fare le maniche, in quel caso mi raccomando lo scalfo deve essere in base alla larghezza sempre che volete fare delle maniche, e quindi anche questa creazione è terminata.